Ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo a questa nuova puntata di Fuori dalla Matrix. Una puntata che oggi sarà fuori dalla Matrix come di consuetudine, ma anche fuori programma, nel senso che non era prevista una puntata interamente dedicata alle conseguenze dell'attacco di Hamas in Israele. Infatti, nell'arco delle puntate andrò ad analizzare principalmente i temi che ho trattato nelle inchieste che ho pubblicato, quindi i temi della Matrix europea, dove parleremo di tutte le organizzazioni internazionali che hanno preso il controllo dei governi in Italia e il controllo dei vertici dell'Unione Europea. Parleremo poi dell'inchiesta del cartello finanziario, quindi andremo ad analizzare tutte le operazioni condotte dalla CIA in Italia a partire dal secondo dopoguerra fino ad oggi, e poi i temi dell'inchiesta, perché il conflitto è nato, sulle responsabilità di Stati Uniti e NATO nel conflitto in Ucraina. Oggi ci troviamo invece a parlare di un tema che non era previsto. Ho deciso infatti che, data l'importanza, il clamore di quanto accaduto, che ha sconvolto la Palestina, ha sconvolto Israele, ma ha sconvolto il mondo intero, non potevo esimermi dall'analizzare anche la versione da pillola rossa di questo specifico evento, dato che anche in questo caso i media mainstream sono tutti allineati su un'unica versione, la versione da pillola azzurra, quella che, permettetemi di dire, anche in questo caso è assolutamente poco credibile. Infatti la versione da pillola azzurra prevede che il gruppo terrorista Hamas, riuscendo a bypassare le più sofisticate misure di sicurezza di Israele, riuscendo ad organizzare per anni un attacco terroristico senza che l'intelligence più potente del mondo si accorgesse di nulla, e riuscendo ad oltrepassare la zona di confine più militarizzata al mondo, il tutto con deltaplani, con bulldozer, con motociclette, quindi con i mezzi più rudimentali, è riuscita ad assestare un colpo terribile alla potente e inespugnabile Israele. Quanto è credibile questa versione lo decideremo nel corso degli eventi, ma andiamo ad analizzare prima di tutto a chi conviene un attacco del genere. Non conviene sicuramente, inutile dirlo, al popolo palestinese, quello che più di tutti sta pagando le conseguenze di questa scelta folle e criminale, dalla quale tutti prendiamo le distanze, di Hamas. Ma non giova neanche ad Hamas, perché ovviamente adesso finirà sotto un attacco da parte di Israele, come stiamo già vedendo in queste settimane, senza precedenti, anche se, permettetemi di dire, quando si parla di un gruppo terroristico non si può parlare in termini di convenienza, perché quello che i gruppi terroristici seguono è più una questione puramente ideologica. Cerchiamo invece di capire e di rispondere alla domanda cui prodest, cioè a chi giova un evento del genere, chi in maniera inconfessabile sta traendo vantaggio da quanto accaduto. Sicuramente a trarre vantaggio è quella parte, se volete possiamo chiamarla deviata, dell'intelligence o degli apparati israeliani, che da sempre sognano di avere le mani libere per poter attaccare e distruggere definitivamente Hamas, e che sognano anche un nuovo esodo di palestinesi per portarli definitivamente via dalla striscia di Gaza, tutto quello che sta accadendo in queste ore, proprio grazie a quel vile attentato. Badate bene, non sto dicendo che questi apparati di intelligence israeliani abbiano indotto questi tragici eventi o che abbiano in qualche modo guidato le azioni di Hamas. Non possiamo dimostrarlo, e in questa sede noi non racconteremo, non prenderemo mai ad ipotesi qualcosa che non possiamo dimostrare. Ricordate sempre che la shock
therapy, la terapia dello shock da sempre utilizzata dal vero potere per portare avanti la propria agenda, non prevede soltanto di causare gli eventi o dinturni, ma spesso semplicemente di approfittare di uno stato di shock economico, politico, sanitario o umanitario di un paese per portare avanti i propri interessi, ed è quello che a mio avviso sta accadendo in queste ore in Israele. Infatti il vile attacco di Hamas del 7 ottobre ha già causato un assedio totale di Gaza con conseguente nuovo esodo dei palestinesi e l'apertura di uno scenario di guerra in Medio Oriente che di fatto ha distolto l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale dal conflitto in Ucraina. L'assedio totale di Gaza sicuramente giova, lo abbiamo detto, a quella parte degli apparati dell'intelligence e dell'esercito israeliano che avevano come obiettivo non solo l'eliminazione totale di Hamas, ma anche la conquista totale di quei territori. Il disimpegno verso la guerra in Ucraina invece giova a quella parte dell'intelligence e degli apparati statunitensi che avevano bisogno di una exit strategy, dato che l'Ucraina si è dimostrata un vero e proprio cul-de-sac, una strada senza uscita. Siamo alla vigilia delle elezioni presidenziali in America e se gli americani si dovessero presentare con questo impegno ancora in Ucraina, sicuramente ne trarrebbe vantaggio il candidato che promette un disimpegno. Lo vediamo da questo sondaggio della CNN che certifica che la maggior parte degli americani si oppone alla concessione di ulteriori fondi a Kiev. Addirittura il 55% afferma che il Congresso degli Stati Uniti non dovrebbe autorizzare ulteriori finanziamenti. Abbiamo visto che è stato scongiurato lo shutdown al Congresso americano soltanto grazie al fatto che sono stati eliminati i 6 miliardi destinati all'Ucraina. Quindi questo è quello che si sta vivendo in questo momento negli Stati Uniti, che avrebbero tutto l'interesse a spostare l'attenzione verso un evento capace di distogliere l'attenzione dal conflitto in Ucraina e anche capace di dare agli americani la possibilità di approfittare per un disimpegno. Sappiamo che Israele è l'alleato storico degli Stati Uniti e poi gli americani potrebbero fare appello a quello che più di tutto è il mantra da sempre portato avanti dagli apparati statunitensi, ossia quello della guerra al terrore, perché utilizzando questa terminologia fanno ovviamente appello ad un nervo scoperto dell'opinione pubblica americana che diventa facilmente accondiscendente a quelle che sono le scelte guerrafondaie del suo governo. Quindi è il motivo questo per cui stiamo vedendo su tutti i media italiani il continuo appello all'11 settembre americano, perché è proprio questo che si vuole instillare nella percezione dell'opinione pubblica. Lo vediamo sul foglio, dietro l'11 settembre israeliano c'è anche un colpo alle potenze occidentali, anche perché lo vediamo anche negli altri titoli, vogliono a tutti i costi chiamare in causa anche gli altri paesi occidentali in modo che si rendano accondiscendenti a queste operazioni folli e criminali che sta portando avanti Israele, che vanno contro il diritto internazionale. Quindi lo certificano questi titoli, è già partita una operazione di propaganda che prevede di associare gli eventi di Israele con l'11 settembre, con la guerra al terrore e con qualcosa che chiama in causa tutti i paesi occidentali. Ora, noi oggi sappiamo con certezza che una parte dell'intelligence israeliana aveva dialogato con una parte dell'intelligence statunitense proprio alcuni giorni prima dei clamorosi attacchi del 7 ottobre. Anzi, un telegramma della CIA del 5 ottobre metteva in guardia sulla possibilità di un attacco violento
da parte di Hamas. Ed il giorno prima dell'attacco, il 6 ottobre, funzionari statunitensi hanno fatto circolare rapporti che indicavano attività insolite da parte di Hamas. Lo leggiamo in questo articolo. Un aggiornamento del 28 settembre avvertiva, sulla base di molteplici flussi di intelligence, che il gruppo terroristico Hamas era pronto ad intensificare gli attacchi missilistici oltre confine. Un telegramma della CIA, lo abbiamo appena detto, del 5 ottobre metteva in guardia in generale sulla crescente possibilità di violenza da parte di Hamas. E poi, come abbiamo detto, troviamo conferma in queste righe. Il 6 ottobre funzionari statunitensi hanno fatto circolare rapporti provenienti da Israele che indicavano attività insolite di Hamas, indicazioni che ora sono chiare: un attacco imminente. I militari di Hamas si sono addestrati per il loro attacco mortale in bella vista e a meno di 1 miglio dal confine pesantemente fortificato di Israele. Eppure l'intelligence più potente del mondo non si è accorta di nulla. Io vi dico la verità, e il giorno dopo gli attacchi mi aspettavo dai media italiani 2 cose: o che comunicassero che quella che loro hanno sempre definito l'intelligence più potente del mondo in realtà era una intelligence assolutamente fallimentare, o che c'era stata la complicità di quella intelligence negli attacchi ad Israele. Delle due l'una. Non si può certamente più parlare di apparati di intelligence che non erano a conoscenza di quanto stesse accadendo, anche perché lo abbiamo visto. C'erano stati diversi paesi che avevano avvisato che qualcosa di grosso stava per accadere, ma questo adesso lo vedremo ancora più nei dettagli. Di fronte alla presa d'atto da parte delle due intelligence più potenti del mondo, quindi sia quella statunitense che quella israeliana, di una minaccia e di attività insolite di Hamas ai confini con la striscia di Gaza, non si può certamente più parlare di servizi che erano stati presi di sorpresa, che erano impreparati. Quei dispacci dimostrano, prove alla mano, esattamente il contrario, che cioè impreparati non lo fossero affatto. Anzi, a tutto questo si aggiungono i servizi di intelligence di altri paesi arabi che confermano di aver avvertito Israele su un possibile attacco di Hamas. Attacco di Hamas, l'avvertimento dall'Egitto a Israele. Qualcosa di grosso sta per succedere. Spionaggio e informazioni da Il Cairo. A Gerusalemme avrebbero sottovalutato il messaggio. Ulteriori indicazioni che vanno nella stessa direzione emergono da 2 fonti informate, ma non meglio precisate, citate dal Financial Times, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe effettivamente e ripetutamente detto a Israele che la situazione nella striscia di Gaza sarebbe potuta esplodere. Ora consideriamo il fatto che Hamas per quegli attacchi non ha utilizzato droni invisibili o armi di ultimissima generazione, non ha utilizzato armi quantistiche, ma ha utilizzato le armi più rudimentali. Non hanno quindi utilizzato nulla che potesse sfuggire a chi attenzionava da tempo quella zona. Oltretutto non si è neanche trattato di attacchi kamikaze, quindi attacchi durati pochi secondi che prevedono anche l'uccisione il suicidio, scusate, dell'attentatore. Si è trattato di operazioni di miliziani, lo ripeto, con dei mezzi rudimentali con i quali sono riusciti ad oltrepassare una delle zone più militarizzate al mondo, dove vengono, lì sì che vengono utilizzate le ultimissime tecnologie che di fatto rendono quelle recinzioni inespugnabili, come dimostrano i riferimenti tecnici illustrati dal collega Maglio Dinucci, che ora riguardiamo insieme. Come è possibile, se Hamas ha distrutto, come dicono, prima dell'attacco con dei droni esplosivi alcune delle torri di comunicazione della barriera, che nessun allarme sia stato lanciato né dai sistemi automatici né dai militari che presidiano la zona? E ancora, altra incongruenza,
I posti di osservazione, controllo e comando lungo tutta la lunghezza della recinzione inviano le informazioni ad un centro di comando in una limitrofa base militare. La barriera in mare ha lastre di cemento pesanti rinforzate con aste metalliche che si estendono in profondità e sono dotate di sensori per monitorare le variazioni sismiche. Ha una recinzione di filo spinato di 6 metri fuori terra con sensori e telecamere. Ora dovete spiegarmi, alla luce di tutto questo, come abbiano fatto questi miliziani con un bulldozer ad abbattere quelle recinzioni, con dei deltaplani ad entrare nel territorio israeliano e con delle vecchie motociclette a girare indisturbati per ore, riuscendo addirittura a caricare su quelle moto degli ostaggi che poi sono riusciti a portare via. Il New York Times ha addirittura calcolato quanto tempo è passato dal momento dell'attacco dei terroristi alla liberazione di alcune località da parte dell'esercito israeliano. Il tempo medio è stato di 8 ore, una finestra impensabile, una finestra lunghissima, scrivono, che ha permesso al nemico di portare via circa 200 ostaggi. Perché Israele ha impiegato ore per rispondere ai terroristi? L'attacco di Hamas è la risposta confusa, titola il Corriere della Sera. In realtà, signori, noi possiamo scegliere di credere anche alle versioni più fantasiose, ma di fronte a delle incongruenze del genere, a delle incongruenze così evidenti, noi abbiamo l'obbligo di porci delle domande. Gli assediati erano privi di ordini precisi, sopraffatti dall'avversario. Pochi gli elementi esperti, tra i primi a morire come un plotone della brigata Golani spazzato via. Eppure l'intelligence aveva trasmesso una nota avendo rilevato nella notte movimenti inusuali, solo che è stato deciso dall'esercito e dallo Shin Bet di non innalzare il livello d'allarme. Lo schieramento inoltre era debole per diversi motivi: la fiducia nel muro e nei sensori, i battaglioni impegnati in Cisgiordania a tutela delle colonie e l'idea che il nemico non sarebbe stato in grado di portare azioni estese, la concomitanza anche delle festività. Ma tutto questo, signori, non può assolutamente essere credibile. Non è possibile quello che sono riusciti a fare quei terroristi, quei miliziani, nella zona più fortificata del mondo, nei confini dotati di tecnologie di ultima generazione, con una intelligence come quella israeliana che, lo ripeto, è stata sempre dipinta come l'intelligence più potente del mondo. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna. Quello che noi adesso proveremo a dimostrare è che se Israele, l'esercito israeliano, l'intelligence israeliana, il governo israeliano non si sono resi protagonisti come Hamas di questo attacco, cosa che non prendiamo in considerazione non potendola dimostrare, è molto probabile che però, venendo a conoscenza dell'attacco, abbiano deciso che fosse più conveniente lasciare che quell'attacco si consumasse per poi poter portare avanti indisturbati quelli che da sempre sono i loro obiettivi che mai avrebbero potuto conseguire senza le conseguenze di quegli attacchi stessi. Andiamo a vedere se troviamo elementi a supporto di questa tesi. Guardiamoli insieme. Prima domanda. Sappiamo che l'intelligence israeliana e quella americana si sono parlate pochi giorni prima degli attacchi. Ora supponiamo, ripeto, supponiamo che in quell'occasione, invece di pianificare come prepararsi ad un eventuale attacco di Hamas, cosa che abbiamo visto non hanno fatto nella maniera più assoluta, abbiano invece ragionato sui vantaggi reciproci di lasciare che quei tragici eventi accadessero. Quindi non dico, e lo ribadisco, che abbiano organizzato il tutto con Hamas, ma gli elementi raccolti lasciano supporre con ogni evidenza che abbiano fatto in modo
che Hamas non trovasse immediata resistenza, ma al contrario che i terroristi avessero addirittura la possibilità per massimizzare l'attacco. Se i miliziani infatti fossero entrati in Israele senza fare un grosso numero di morti e di ostaggi, non si sarebbe creato il casus belli, indispensabile per arrivare alla guerra che poi si è scatenata. Una guerra, badate bene, non contro Hamas, ma contro Gaza, dato che l'assedio totale di queste settimane che gli israeliani stanno portando avanti è un assedio senza distinzione. Siamo ben oltre i 3.000 morti, 1 su 3 è un bambino innocente, quindi stiamo parlando a tutti gli effetti di una guerra contro Gaza, non contro Hamas. E qui arriviamo a una delle note dolenti di quanto accaduto, la questione del rave party. La presenza infatti di un rave party internazionale in cui venivano radunati migliaia di ragazzi israeliani, ma anche di diverse altre nazionalità, proprio ai confini con la striscia di Gaza, rendeva quei giovani il primo bottino ovviamente tra virgolette, quello più immediato per i terroristi, quello certo, in un luogo dove l'esercito non sarebbe potuto mai intervenire in tempo, dato che non si è capito per quale motivo non fosse già presente sul posto in misura massiccia per mettere in sicurezza l'evento in una zona considerata a rischio e dove gli ultimi dispacci dell'intelligence davano la possibilità di un attacco da parte di Hamas. Leggiamo la testimonianza di una ragazza sopravvissuta a quei tragici eventi che dichiara chiaramente: eravamo soli e siamo rimasti soli per diverse ore. Leggete cosa scrivono. I combattenti di Hamas sono riusciti ad infiltrarsi nello Stato di Israele attraversando con il parapendio la frontiera, normalmente super sorvegliata. Ponete bene attenzione alla parola normalmente, super sorvegliata. Sono arrivati a Reve e hanno iniziato a rapire chiunque si trovasse sulla loro strada e a sparare contro chi scappava. Gili ha ripercorso quegli attimi di terrore e dice, prestate attenzione a questa frase, la cosa più assurda è che sono rimasta così sdraiata a terra per così tanto tempo, dato che non c'era nessuno, niente soldati, niente polizia, nessuno. Questa ragazza dice di essere rimasta nascosta per diverse ore, senza che l'esercito più potente del mondo intervenisse, pur sapendo che quella zona è suscettibile di attacchi e quindi la preparazione ad una risposta dovrebbe essere immediata, ed immediata lo è sempre stata, tranne in quella occasione. I ragazzi, tra l'altro, è importante dirlo, non potevano neanche scappare, dato che si trattava di un rave organizzato nel deserto, quindi non c'erano luoghi per nascondersi, motivo per cui il numero di morti è stato così elevato. Era davvero un tiro al bersaglio. Possiamo vedere qualche immagine di questo evento agghiacciante, un tiro al bersaglio dove i terroristi sono riusciti a massimizzare la loro operazione. Allora poniamoci una domanda doverosa, dato che non lo hanno fatto altri media: ma quel rave party era sempre stato previsto in quella zona precisa, ossia in una zona potenzialmente a rischio? Bene, la risposta è no. Scopriamo infatti che il rave in Israele, la location è stata cambiata 2 giorni prima del massacro. E non è neanche vero, permettetemi di aggiungere, che quel posto fosse solito ospitare quel tipo di eventi. Anzi, molti ragazzi si sono dichiarati sorpresi e preoccupati che quel rave si svolgesse in linea d'aria così vicino a Gaza, come dimostra questa intervista del magazine Rolling Stone ad una delle sopravvissute, che dice: non tutti ci sentivamo al sicuro, anzi io lungo la strada ho chiesto come mai avessero organizzato in una zona così vicino a Gaza, ma la ragazza viene rassicurata che
ogni cosa è stata approvata e che ci sarebbe stata una adeguata sicurezza, cosa che invece non c'è stata. Ma ora arriviamo alla cosa più grave in assoluto, l'elemento a mio avviso più importante che ho raccolto per voi. Se infatti la location di quel rave è stata spostata 2 giorni prima degli attacchi, vuol dire che è stata spostata in data 5 ottobre 2023, ma questa è una data che abbiamo già incontrato nel corso della trasmissione. Infatti il 5 ottobre 2023, guarda caso, è proprio la data in cui la CIA con un telegramma avvertiva di un potenziale pericolo proveniente dalla striscia di Gaza. Questo è veramente assurdo. Il 5 ottobre la CIA avvertiva dei pericoli provenienti dalla striscia di Gaza, dai confini con la striscia di Gaza, e il 5 ottobre veniva deciso di spostare un rave party proprio in quel preciso punto, senza aumentare il servizio di sicurezza. Com'è possibile che nei confronti di quel rave party avviene esattamente il contrario di quello che sarebbe dovuto accadere in una situazione come quella? Infatti le misure di sicurezza, la logica, il buonsenso avrebbero dovuto imporre a qualsiasi evento già in programma in quella zona sensibile di essere spostato altrove. Invece hanno fatto esattamente il contrario. Un evento previsto altrove è stato spostato proprio ai confini con la striscia di Gaza, nonostante gli avvertimenti della CIA in data 5 ottobre, nonostante gli avvertimenti dell'intelligence statunitense in data 6 ottobre e nonostante gli avvertimenti dell'intelligence egiziana. Perché hanno voluto spostare quei ragazzi, quei migliaia di ragazzi israeliani, ma anche di nazionalità diverse, proprio in quel punto, cosa che ha permesso ai terroristi di massimizzare al massimo la propria operazione. Non avrebbero potuto prendere ostaggi in altre zone, non avrebbero avuto il tempo di trasportare ostaggi da altre zone. Serviva che ragazzi giovani israeliani e non venissero fatti trovare proprio in quel preciso punto. Non sappiamo chi ha permesso tutto questo, ma risulta davvero credere che si sia trattato di fatalità, e permettetemi di dire, non sarebbe comunque soltanto una fatalità, sarebbe una operazione assolutamente di incoscienza, perché era stata avvertita, quindi la vita di quei ragazzi era comunque stata messa in pericolo, permettendo, nonostante gli ultimi telegrammi delle varie intelligence, che quel rave si svolgesse in quel punto. Morale della favola tra virgolette, chiamiamolo incubo: i terroristi entrano in Israele riuscendo a bypassare qualsiasi misura di sicurezza, si trovano di fronte a loro migliaia di ragazzi disarmati e che non possono fuggire, qualcosa veramente servita su un piatto d'argento, non potevano aspirare a nulla di meglio per portare avanti l'operazione che avevano previsto, e succede così una carneficina, quella carneficina che darà il via all'assedio totale su Gaza, una vera e propria pulizia etnica, possiamo chiamarla in questo modo senza paura di essere smentiti, anzi possiamo utilizzare alla luce degli ultimi eventi anche la parola genocidio, con bombardamenti indiscriminati su tutta la popolazione. Qualcuno, e qui pongo una domanda, aveva bisogno di un evento del genere per ottenerlo, e per farlo era disposto a passare sui cadaveri di bambini palestinesi e di giovani israeliani? Ai posteri l'ardua sentenza. Ora è arrivato il momento di leggere i risultati del sondaggio della scorsa settimana. Abbiamo infatti chiesto ai telespettatori perché nel 2011 è caduto un governo democraticamente eletto in Italia. Pillola azzurra per colpa dello spread, pillola rossa per volontà del cartello finanziario internazionale. Come vedete c'è stato un assoluto plebiscito per la pillola rossa, il 100% di
risposte nel sondaggio, quindi qualcosa mai accaduto neanche qui a BioBlue. Il 100% di voi ha votato all'unanimità che nel 2011 il governo è stato fatto cadere per colpa di un cartello finanziario internazionale per le sue operazioni sui mercati. Ora lanciamo invece il nuovo sondaggio che difficilmente vedrà l'unanimità nelle vostre risposte. Pillola azzurra. Il governo, l'intelligence e l'esercito israeliano sono stati colti di sorpresa da Hamas. Oppure pillola rossa, qualcuno sapeva ma ha preferito lasciar accadere quegli eventi perché ne avrebbe potuto approfittare subito dopo per portare avanti la propria agenda. Votate.